Il 2011 è l'anno degli scambi culturali tra l'Italia e la Russia, uno scambio che coinvolge numerosissime istituzioni in entrambi i paesi. Da parte del sistema dei musei fiorentini c'è stato, e non poteva non esserci, una risposta totalmente positiva e una vivace operazione di costruzione di percorsi comuni con i colleghi russi che hanno portato a due iniziative. Una di queste ha davvero un carattere fiabesco. Si tratta dell'arrivo di una selezione dal tesoro del Cremlino di Mosca nel Museo degli Argenti a Palazzo Pitti. Questa mostra, che sarà aperta dal 27 di maggio fino all'11 settembre del 2011, rappresenta la metà di un vero e proprio scambio, poiché nello stesso periodo parte una selezione di tesori dei Medici dal Museo degli Argenti e dai musei fiorentini e raggiunge la sede espositiva del Cremlino. Siamo in un caso o nell'altro nel cuore della formazione di tesori dinastici, da una parte il nostro, Mediceo, dall'altra quello dello Zar, che rendono davvero affascinante l'immersione in questo mondo di creatività e di doni preziosi. Da parte del Cremlino viene proposta una selezione di oggetti dalla cosiddetta armeria, che a partire dal XII secolo e quindi in piena epoca di retaggio bizantino fu la sede dove gli zar raccoglievano gli oggetti preziosi che venivano fabbricati al servizio della corte proprio dalle botteghe orafe e artigiane situate nel Cremlino stesso, ma anche depositavano i doni prestigiosi offerti dagli altri sovrani dell'Europa d'allora. Ci sono anche nella mostra oggetti preziosi in oro, in filigrana, con ricami di perle e via dicendo, che vengono dalle cattedrali del Cremlino, rappresentando dunque la parte anche sacra di queste suppellettili meravigliose. Quella del Cremlino al Museo degli Argenti è davvero una delle mostre più affascinanti, che ci consente l'immersione nel cuore dell'antica Rus e ci consente anche di vedere quanto fossero vivaci gli scambi culturali e artistici tra i paesi, che erano sì lontani e reciprocamente poco conosciuti, ma vissuti comunque sempre questi scambi all'insegna dell'ammirazione reciproca. E non dimentichiamo che Aristotele Fioravanti, un architetto italiano, fu anche presente nel grande cantiere del Cremlino, contribuendo in modo decisivo alla costruzione della cattedrale e di alcuni palazzi.